Ciao carissimi, buonasera e benvenuti in questa nuova diretta. Andiamo a vedere questa Guild. Insomma, è una chitarra semi-hollow, quindi è una semi-acustica che non ha il corpo completamente vuoto, ma il famoso blocco centrale. Quindi puoi andare a cercare Guild Starfire e ti usciranno due modelli. C'è questo che si chiama SC e poi c'è la Starfire, quella diciamo più stile 335, ok? Quindi sono due chitarre con un sound abbastanza simile. È una chitarra che ha il top arcuato, ok? Quindi c'è una leggera bombatura sul corpo, e questa è una cosa che dà delle sfumature sonore particolari. Infatti questa chitarra tra le tre, nonostante sia la più economica, ha un sound veramente, dice la sua in modo prepotente, e ora infatti la vediamo. Sarà per come è costruita, perché ha molta acusticità e perché ha questi pick up che sono i pick up humbucker di Guild. Insomma, qui vedi tutte le caratteristiche. Una delle caratteristiche più importanti per me è il manico, che non è il classico manico diciamo modern C, ma è il manico di tipo U. Ok, quindi questo è un manico soprattutto per la mia mano, che ho una mano molto grande. Non è quel manico che si trova nella maggior parte delle chitarre elettriche ad oggi, ma è un manico un po' più consistente, quindi è la forma ad U. Quindi andiamo a ha molta acusticità il suono. Molto bello, è un suono denso di acusticità. Sono con il pick up al manico. Nelle altre posizioni, quindi questa è la posizione intermedia, quindi tutti e due i pick up insieme, mi piace che mantiene comunque un bel corpo sonoro. Secondo me suona benissimo il pick up al ponte, sentite che suono. Anche sui bassi bello croccante. Mi piace tantissimo. È difficile che su una chitarra mi piaccia a livello solistico, diciamo sui clean, il pick up al ponte. Su questa chitarra mi piace tantissimo, ma tanto tanto tanto. Infatti ora lo facciamo con una base. Andiamo a mettere, vediamo quale base mettiamo questa qua. Allora.
Molto bello, croccante, sempre un suono sempre, diciamo, consistente. Mi piace veramente parecchio. Quindi è una chitarra questa che ha una grandissima personalità. Ripeto, il fatto che abbia un bel suono dal pick up al ponte è una cosa che apprezzo tantissimo, perché ci sono molte chitarre che col pick up al ponte sì, sono ottime per fare riff magari con gli overdrive o fare dei soli con dei suoni pieni di gain, ma i clean, insomma, questa chitarra qua è godibilissima, completamente clean, da me che sono un grande amante dei suoni clean, anche col pick up al ponte. Questo è invece il pick up al manico. Ecco, ogni tanto quando cambi, diciamo, la posizione, ogni tanto non si attiva il pick up. Queste sono, diciamo, le piccole cose che succedono quando una chitarra è economica. Niente di tragico, è una cosa che succede una volta su 50 forse, è una delle poche volte che mi è successo, però è una questione dell'elettronica. L'elettronica non è sicuramente perfetta, non so se è una questione di questo modello qua, comunque è una questione del selettore, perché l'elettronica è molto silenziosa, cioè se io apro e chiudo i potenziometri non c'è questo problema. Però sono passato dal pick up al ponte a quello al manico, ora non succede, però prima non si è attivato, ho dovuto rifare lo scatto. Niente di estremamente tragico secondo me, considerando che abbiamo una chitarra che suona molto bene in relazione al prezzo. Andiamo a fare magari, sempre sulla stessa base, proviamo a fare col pick up al manico. Mi piaceva di più quello al ponte su questo mood. Infatti mi piace di più questo. È il suo suono su questo mood soulful. Ok, quindi questa è la Guild Starfire SC. Se provi a scrivere Guild Starfire ti uscirà anche, come dicevo prima, il modello, quello più stile 335. Ma sinceramente io ho preferito questa per la forma del corpo, per questo tipo di cut che mi piace, e anche perché ho molte chitarre con, diciamo, lo shape ispirato un po' a quella che è stata la 335. Quindi ho preferito andare su questa, ma le chitarre comunque le ho provate entrambe. Sono di un sound abbastanza simile. Questa secondo me, non so se è una mia impressione, ma è leggermente più acustica, ma anche quella sono chitarre che
da spente non hanno un grandissimo suono acustico, lo dico io da chitarrista che per anni ho suonato solo la chitarra acustica, che ho avuto chitarre archtop che suonavano acusticamente molto forte, nel senso che erano proprio chitarre acustiche da spente. Questa ha un buon suono acustico, è abbastanza, chi non è abituato alle semiacustiche dirà che è un suono acustico molto accentuato, ha molto suono acustico, cosa che viene preso anche da questi pick up che non sono i soliti humbucker, sono degli humbucker che secondo me suonano un filo meno scuri rispetto a, che ne so, ai classici humbucker di Gibson o anche quelli che monta la Ibanez, che dopo vediamo che sono i Super 58, sono dei pick up un po' più scuri. Quindi questa era la Guild. Ora facciamo una cosa, mettiamo a riposare la Guild e iniziamo a suonare un po' con la Ibanez. Allora, Ibanez M93 attualmente si trova intorno ai poco più di 700 euro e io mi ricordo che l'ho pagata un meno di 600, ma tipo ricordo che la pagai intorno ai 560-570 euro, quindi c'è circa un 150 euro di aumento. Comunque è una chitarra che per la qualità che dà, per quello che costa, la qualità-prezzo è elevata, perché abbiamo insomma una chitarra che è costruita bene. L'unica cosa che cambierei a questa chitarra, la prima che cambierei, magari ne cambierei più di una, ma sicuramente la prima cosa che cambierei le meccaniche. Quelle che ci sono in dotazione non sono male, sono delle buone meccaniche, ma non sono meccaniche diciamo molto pregiate. E, tra l'altro ora questa chitarra si trova con la paletta, quella più stretta, insomma la paletta che si è sempre vista sui modelli di John Scofield, quindi quella paletta Ibanez delle semiacustiche un po' più sottile, come si può vedere sui vari siti. E, quindi sempre una semiacustica, semi-hollow con blocco centrale, quindi con corpo non completamente vuoto. Tutte le varie specifiche millimetriche sul nut, ste robe qua, non perdiamo troppo tempo su questo perché te le puoi andare a vedere, la scala, ok, la larghezza del capotasto, tutti questi dettagli qua. Le cose principali che ti dico, una chitarra che ha il corpo in ebano, ha un manico in 3 pezzi, quindi acero è un legno che si chiama Niato, per dirla un po' all'anglosassone, e la tastiera in ebano. Abbiamo poi, diciamo, il motore di questa chitarra, che sono questi pick up Ibanez Super 58. Quindi questi sono i pick up che ascolti da Pat Metheny, da George Benson, da John Scofield. Tutti i vari artisti che utilizzano Ibanez hanno questi pick up che sono stati un po'... hanno fatto storia anche questi pick up, e il fatto che l'abbiano utilizzato, ti ho citato dei musicisti che hanno dei suoni completamente diversi, questo ti dice quanto rispondano diciamo captino delle frequenze diverse in base a come si suona. E qui apriamo una piccolissima parentesi sul fatto che noi possiamo avere 10 chitarre, ma su 10 chitarre avere un suono abbastanza simile, perché dipende da come, principalmente da come tocchiamo noi la chitarra. Poi la tipologia di chitarra dà qualche sfumatura o ti spinge a suonare la chitarra in modo diverso, però tendenzialmente si tende ad avere più o meno lo stesso suono su tante chitarre. Comunque con una chitarra puoi creare tutti i suoni che vuoi, cioè con qualunque chitarra puoi fare suoni jazz, puoi fare suoni hard rock, puoi fare qualunque suono. Se parliamo di chitarre elettriche, poi ovviamente le chitarre acustiche sono acustiche e quindi abbiamo proprio il suono che è acustico. Per quanto riguarda il discorso del suono elettrico, i pick up sono molto importanti. C'è chi dice che il pick up, che quasi quasi non conta niente, conta, ma ovviamente non conta solo il pick up, anche la costruzione, il manico, se è incollato, se è avvitato, dà delle sfumature diverse, l'attacco del suono già solo per questo è diverso.
Le chitarre che hanno il manico avvitato hanno un altro tipo di attacco, un po' più brillante, un attacco più attacco. E poi sono questioni di gusti soggettivi, come la forma della chitarra fa risuonare le frequenze in un modo diverso. I legni influiscono. Ovviamente il legno in una chitarra elettrica non influisce quanto su una chitarra acustica. Su questo non ci piove, ma sono comunque importanti anche i legni. Poi ditemi anche voi cosa ne pensate degli elementi costruttivi della chitarra, quanto contano, quale secondo voi conta di più, quale conta di meno. Abbiamo ascoltato una chitarra Guild che non ha una componentistica super premium, però ha il minimo indispensabile. Allora, costruita è costruita benissimo, una chitarra che non si sposta mai, resta sempre ben settata. Poi ci sono delle cose che sono cheap, cioè il selettore, quello che ho detto prima, però comunque è una chitarra che suona bene, quindi vuol dire che l'hardware comunque restituisce un'ottima risposta in frequenza. Questa chitarra qua, a parte che è bellissima, secondo me veramente bella da vedere, anche dietro insomma è stupenda, è una chitarra veramente, ci puoi suonare benissimo in giacca e cravatta con questa chitarra che ci fai un figurone, molto bella, a me piace parecchio. Andiamo a sentire come suona, prima diciamo da sola e poi vediamo di fare magari quello che teniamo una affinità con quello che abbiamo fatto prima, così sentiamo delle differenze più realistiche. Quindi pick up al manico, ecco questa chitarra già rispetto a quella di prima, rispetto alla Guild, per il suono jazz soprattutto moderno, per i suoni jazz moderni sicuramente mi ci trovo meglio con questa, perché questi pick up sono più scuri, semplicemente per questo. Però la Guild ha più suono acustico, quindi esce quel suono più legnoso, con il quale se magari suoni, che ne so, con un trio non solo jazz ma anche potrebbe essere blues, o comunque con un trio con cui si fa musica latina, anche musica italiana, diciamo evergreen, questi sound che a me piacciono tanto, molto acustici, contrabbasso, batterie con le spazzole, sicuramente la Guild ti restituirebbe un bel suono legnoso con quel filo di acusticità. Questa è più elettrica, il suono è più elettrico, più morbido. Ad esempio, se devo lavorarci con degli effetti, ad esempio mettere un chorus, preferisco questa. Quindi per queste sonorità sentiamo la posizione intermedia, quindi due pick up insieme. Questa ha due pick up humbucker che restano humbucker, quindi non è splittabile, quindi non ha la soluzione splittabile. Andiamo a
Apriamo completamente i toni. Questa rispetto a quella di prima ha il manico, diciamo, Modern C, non ha il manico a U come la Guild. Come manico mi ci trovo meglio sulla Guild, però comunque, visto che la suono da anni, ormai la mia mano si è abituata anche su questo tipo di manici. Tanto che è tutto bello fluido. Allora, vediamo intanto se ci sono altri messaggi. No. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, da dire, da chiedere, da commentare, fate pure. Siamo qua apposta per condividere delle idee chitarristiche. E vediamo il pick-up al ponte, che è comunque piacevole, ma non è come quello della Guild. Quello della Guild era bello, aveva quel pizzico di legnosità che non c'è qua, però comunque sono due suoni diversi. Andiamo a mettere questa base qua. Allora. Questa, ok. Attiviamo anche un delay. Eccolo qua. Su questa base mi piace di più con questa chitarra la posizione intermedia e magari con questo preset che suona un po' più brillante. Brillante e anche arioso. Torniamo a quello di prima, andiamo col chorus. Torniamo al clean principale di prima. Eccetera eccetera. Quindi questa è una chitarra che a me piace abbastanza, piace particolarmente perché l'ho comprata questa chitarra in un periodo in cui avevo voglia del suono humbucker, questo suono qua. Quindi si è creato una sorta di legame affettivo. Tra l'altro l'ho comprata in un periodo in cui stavo studiando, stavo sperimentando delle cose ed ha accompagnato un periodo abbastanza lungo di studio per me questa chitarra, quindi ci sono legato parecchio. Quindi ora che cosa facciamo? Andiamo a congedare anche l'Ibanez e andiamo a prendere la mia ammiraglia che è la D'Angelico, e poi dopo facciamo anche una cosa,
facciamo un ascolto anche con il Boss Katana. Ora sono in diretta con la Fractal FM3. Dopo ne ascoltiamo i suoni che escono dal Katana microfonato, però, quindi ho fatto una microfonazione con doppio microfono, quindi stereofonico, uno pampottato da un lato e uno dall'altro, quindi con questo tipo di configurazione. Quindi per ora mandiamo a riposarsi e a fare la spettatrice questa Ibanez e chiamiamo sul palco la mia ammiraglia D'Angelico DC XT, che è questa chitarra stupenda, bellissima, bellissima, bellissima. Già solo questa paletta, ma queste meccaniche sono le Groover, com'è che si dice? C'è chi dice Grover, c'è chi dice Groover, chiamatele come volete. Allora, questa è sempre una chitarra semiacustica, semi-hollow, col blocco centrale, però qui abbiamo componentistica veramente premium. Anche qui possiamo andare a dare un'occhiata. È una chitarra che costa circa 1500 euro. Non facciamo caso alla traduzione che sta facendo il browser, che traduce alcune cose in modo strano, tipo semicavo, quando invece sarebbe semi-hollow. Comunque, niente di problematico. Insomma, abbiamo top, fondo e fascia in acero, abbiamo il manico in acero, noce e acero, la tastiera in palissandro, il manico è di profilo C-shape, quindi C, come quello che c'è nella Ibanez che ho appena suonato. Cosa cambia rispetto alla Ibanez? Che il radius, che nella Ibanez è un radius 12, qui è un radius 16, anche se non c'è in questa pagina, ve lo dico io. Poi insomma tutti i vari componenti si possono andare a vedere. Queste meccaniche sono tra le migliori in circolazione. Andiamo a inquadrarle anche così. La chitarra è stupenda. Questa altro che giacca e cravatta, veramente io la adoro, mi piace troppo troppo troppo. Poi ci sono questi pick up che sono i Seymour Duncan 59 humbucker, che sono splittabili anche in single coil. Questi pick up sono veramente belli, sono un po' diversi dagli Ibanez Super 58, bisognerebbe provarne le differenze. Questi sono sì scuri al punto giusto, però sento una specie di rotondità, sono delle sensazioni difficili da spiegare, è come spiegare un profumo. Quello che posso dire è che sento in questi pick up una rotondità, un'incisività che sarà dovuta anche a quello che emana la chitarra, quindi al progetto costruttivo, ai legni, a come è assemblata, alle componenti, al ponte, tutti i vari componenti di questa chitarra. Però sicuramente fanno la loro parte anche questi pick up, hanno una rotondità soprattutto sul pick up al manico che a me piace moltissimo, moltissimo, moltissimo. Andiamo a sentirla come abbiamo fatto prima, da sola. Ok, vediamo se è attiva. Hanno qualcosa questi pick up di questa rotondità
Poi quanto sustain ha questa chitarra, che è una cosa che apprezzo moltissimo. Piccola parentesi, quando ho iniziato a studiare jazz alcuni anni fa, suonavo le chitarre hollow body, ero convinto che la migliore chitarra per fare jazz o per avere i suoni clean perfetti fosse la hollow body. Invece, quando ho avuto modo di provare personalmente le differenze, le semi-hollow hanno più sustain delle hollow body. Cioè tu magari dici la hollow body è completamente vuota, dovrebbe essere più acustica, c'è un altro suono, non c'è tutto sto sustain. Il sustain che hai su queste chitarre suono che è quasi infinito. Bellissimo, molto bello. Vediamo la posizione intermedia. È molto burroso, io lo definisco burroso, anche qui sarebbe come descrivere un profumo o un sapore. Ha quella rotondità che non diventa troppo nasale, perché ho constatato che in molte chitarre, intanto torniamo qui, questo sustain è bellissimo, cioè prendere queste note e poi aggiungerci un basso. Sono cose che sento meglio sulle semi-hollow, e questa è la perfezione per questo tipo di suoni che io utilizzo tanto. Quindi questa è la posizione intermedia, invece questo è il manico. E questo è il ponte, suona molto bene, mi piace più dell'Ibanez. Mi piace tanto quanto quello della Guild, seppur sono due suoni diversi, però questo mi piace molto. Infatti adesso mettiamo quella base di prima. Andiamo a mettere, allora, questo mood soulful, ormai le abbiamo su questo mood qua, ecco qua. Bellissimo, secondo me questo suono si sposa molto. La puoi far cantare. Vediamo la posizione centrale.
si scurisce un po', ma non troppo, ovviamente perché entra in azione anche il pick up al manico. Anche se su questo sound io ci vedo il pick up al ponte, questo è il suo. Eccetera eccetera, insomma su queste basi ci starei tipo 3 giorni a suonare, perché mi piace parecchio questo stile, diciamo, soulful. Questa chitarra insomma è anche splittabile. Lo split coil lo utilizzerei ad esempio sulla posizione intermedia, magari splittando solo il pick up al manico, per avere tipo dei sound che andrebbero bene per delle ritmiche funcheggianti. Andiamo a togliere il delay che ora non ci serve, quindi andiamo un attimo a disattivare la base per questo tipo di sound, che è un po' più delicato rispetto ad avere entrambi humbucker. È un po' più grosso questo, e non lo voglio grosso magari in una ritmica che deve essere in un punto preciso del mix. Si potrebbero anche splittare entrambi. Ancora più sottile, brillante, magari si potrebbe potenzialmente inserire meglio in un mix che magari ha anche fiati, un sacco di strumenti, e quindi non devi rompere troppo le scatole con la chitarra. Si potrebbe anche optare per il pick up al ponte ancora più brillante. Infatti nel funk da James Brown in poi si sente tanto questo suono, che sicuramente era delle semi-hollow, probabilmente la 335. Io sento questo qua, questo pick up al ponte. Chiaramente se la 335 era humbucker, però sento questo qua. Sì, è presente anche il suono della Strato, anche la Telecaster, però sento tantissimo questo suono qua. Tra l'altro nei consigli di ascolto recenti ho consigliato degli album funky, tra cui i Tower of Power, quindi recupera i consigli di ascolto, vai sulla playlist consigli di ascolto e trovi tutti i vari consigli che ho fatto, ma quella più recente ti ho consigliato questo disco. Quindi lo split coil io lo utilizzerei per questo tipo di, quando mi servono questi suoni, e poi sarebbe interessante, suoni che io non utilizzo perché non fanno parte del mio modo di suonare, il pick up al manico splittato, quindi single coil con un po' di overdrive. Si possono creare andiamo a togliere questa base. Ovviamente così clean non mi piace, come non mi piace sentire la Stratocaster clean, non so perché non mi piace, ma è un mio gusto personale. Se qui ci metti un filo di overdrive,
per lavorare con delle ritmiche, con della parte solistica. Sicuramente può essere utile avere questo split coil perché vai ad avere un suono meno carico, come lo è l'humbucker. Ok. Ora facciamo una cosa, visto che l'abbiamo ascoltate con... Vediamo un po' a quanto siamo arrivati. Siamo quasi a un'ora di diretta, magari facciamo... Ora collego questa, la collego al Katana, devo accendere il Katana, cambiare un attimo un collegamento e andiamo ad ascoltare questa che esce dal Katana, così sentiamo anche il Katana microfonato che ho fatto sentire in un altro video. Magari facciamo un giro anche con le altre, perché no? Intanto colleghiamo questa. Ok, adesso vediamo se è vero. Dunque attiviamo un microfono, attiviamo anche l'altro e dovremmo esserci. Ovviamente quando suono devo disattivare questo dal quale parlo, altrimenti si creano problemi di fase. Ok, quindi andiamo a togliere il sottofondo. Adesso abbiamo questa d'Angelico collegata al Boss Katana da 100 watt, del quale vi ho parlato in un'altra diretta tempo fa. Ci sono due microfoni che riprendono i coni, sono pampottati, quindi c'è una stereofonia. Sto sperimentando con questi suoni. Ho un microfono messo in un punto che mi dà la ciccia, uno messo in un punto che mi dà leggermente più ambiente, quindi ho miscelato, spostando nella stereofonia, questi due suoni. Ci sto ancora lavorando, ma secondo me è uscito fuori un buon suono. Facciamo così, disattiviamo questo microfono dal quale parlo, così non lo riprenda anche lui, se no si creano frequenze strane che non vanno bene.
Andiamo a fare una cosa, andiamo ad ascoltare magari il suono ora microfonato con la base di prima, quindi magari mettiamo questo pick up alla ponte, andiamo a mettere la base di prima e devo disattivare questo microfono perché non vogliamo che prenda anche lui l'amplificatore, quindi ora metto la base e ci suono un po' sopra. Suono microfonato col Boss Katana di questa D'Angelico DC-XT. Quindi sono passato un po' tra le tre posizioni del pick up, poi ho messo il pick up al manico, l'ho scurito molto chiudendo i toni, quindi ho ottenuto un suono un po' più scuro. Ora magari rifaccio quel suono lì con magari un'altra base, dovrei avere una base
con la quale mi ci divertivo parecchio. Allora, quindi ora rispengo questo. Si suda con queste basi qua. Questa era una progressione di Wayne Shorter, sono dei brani veramente impegnativi, qui bisogna studiare parecchio, però è divertente, a me perlomeno piace studiare con queste cose, poi sono cose che se non le studi sempre le perdi, cioè sono robe complicate ma sono belle. Alla fine questo è un blues minore, è la progressione di Footprints, un brano di Wayne Shorter, grandissimo musicista. È un blues minore, è un blues in do minore che ha qualche accordo in più, qualche 2-5 minore, ci sono alcuni accordi più sofisticati, ma anche se sono pochi accordi è molto difficile suonare su questi brani qua, è un grande stimolo mentale, mi piace per questo, quindi vi invito anche a provare ad ascoltare e a immergersi in questo tipo di brani, prima di tutto con l'ascolto, vanno ascoltati tanto, e poi di sperimentare che sono cose che vanno praticate sempre, appena non le pratichi le perdi subito, è come, che ne so, parlare una lingua, magari ti restano le basi, però se non la parli sempre perdi lo slang, perdi alcune cose. Detto questo, insomma, questo che ho usato, ora lo sta prendendo anche lui. Il suono di questa chitarra, toni molto chiusi, non chiusi al massimo, ma chiusi a un 60%, e microfonazione dell'ampli. Ora cosa possiamo fare? Magari cambio proprio chitarra, Allora, vediamo che c'è un messaggio. Manico chiuso, suono veramente bello. Io trovo che le semiacustiche al manico abbiano il miglior suono di tutte le chitarre, oltre ad essere esteticamente uno spettacolo. Non posso che essere super d'accordo con te. Io adoro queste chitarre perché con il pick-up al manico posso ottenere il suono che piace a me, chiudendo leggermente i toni, non troppo, perché se si chiudono troppo i toni si perde un po' l'attacco del suono, perché chiudere i toni è un po' togliere frequenze, quindi è una cosa che non amo non amo chiudere troppo i toni, ma chiuderli un po' sì, creare il suono un po' che ho creato adesso.
con tutte le infinite sfumature. Ora facciamo una cosa, mettiamo a riposare di nuovo questa d'Angelico e richiamiamo in gioco la guild collegata al katana microfonata, quindi andiamo a sentire ora il suono della guild come esce da lì. Ok, dovremmo esserci. Perfetto, disattivo questo microfono e riascoltiamo questo pick up al ponte con questo mood che nel frattempo è ritornata questa base. La riprendiamo un attimo. Quindi Guild Starfire, pick up al ponte, magari posso cambiare il selettore mentre suono, microfonando il boss katana, quindi questa che entra nel katana 100 watt, che ora è messo a 50 watt, quindi ho messo l'attenuatore, l'ho portato a 50 watt, ma si potrebbe benissimo anche usare ancora più attenuato, a 0,5. Molto spesso quando faccio lezioni lo utilizzo così. Quindi andiamo a confermare quello che dicevo prima, che questa chitarra sicuramente come legnosità del suono
è più incisiva, ha quel pick up al ponte che mi piace molto, anche il pick up al manico. Mi piace in generale il suono di questa chitarra, ma è un suono che ad esempio in queste cose dove io personalmente voglio un suono più burroso, più rotondo, più scuro, che se chiudo i toni resta comunque lì tondo, qui ad esempio chiudendo i toni è un suono diverso, che non è brutto ma non è quello che vorrei io. Infatti ora facciamo una cosa, scollego lei e prendiamo la Ibanez, riprendiamo un po' il suono che avevo fatto prima con la D'Angelico. Quindi disattiviamo un po' di microfoni, se no succede un casino. Ok, dovremmo esserci, vediamo se è vero. Ok, chiudiamo i toni anche qua. Rimettiamo la base e spengo questo così. Quindi ora faccio il suono chiuso con questo pick up al manico della Ibanez AM93. Adesso andiamo a ricollegare la D'Angelico e chiudiamo in bellezza con lei, poi ci salutiamo perché siamo quasi a un'ora e mezza di diretta con questo mega confrontone tra queste tre chitarre con i suoni che io utilizzo con queste chitarre, perché poi se la dai in mano a un chitarrista rock blues, con queste chitarre ci fa rock blues. Un giorno l'ho fatta suonare a un mio amico che prossimamente ospiterò anche sul canale, un bravissimo chitarrista rock blues. L'ho fatto suonare la Guild Starfire con un Fender Deluxe valvolare, quindi usciva il suono bello blues con quella chitarra lì. Se la dai in mano a me esce un altro suono, la dai in mano a un altro esce un altro suono ancora. Quindi ricordiamoci questo, che le chitarre sì hanno le loro peculiarità, ma poi sono le mani e la testa che fanno uscire i suoni. Non ci si ferma mai se uno vuole, non ci si ferma mai se ne hai la passione, e alla fine una fatica piacevole. A volte mi arrivano email, messaggi anche su Instagram, c'è chi mi scrive su Instagram, anche su Facebook ogni tanto qualcuno mi scrive, ma leggo poco la chat di Facebook, quindi chi volesse contattarmi consiglio di
farlo via mail o lasciare un commento sui video. E mi arrivano commenti o messaggi del tipo cioè sono difficili ste robe, c'è una scorciatoia? No, non c'è la scorciatoia. Ti dico che bisogna faticare. Questi sono brani incredibili, cioè serve una testa quanto quella di Einstein per suonare. Però sono belli perché solo fuori dalla zona di comfort migliori. Se suoni sempre le stesse cose, e poi non bisogna avere paura di osare, perché io ad esempio in queste improvvisazioni che ho fatto ho utilizzato quasi non totalmente ma moltissimi percorsi cromatici, cercando attraverso il percorso delle note degli intervalli che l'orecchio mi diceva che andavano bene per concludere delle frasi. Se ascolti la musica dodecafonica, Schoenberg, anche Ravel, Debussy, questi sono musicisti classici, la musica del Novecento abbatte completamente il concetto di tonalità. Quindi questo discorso che ci sono le note giuste e le note sbagliate, non esistono note sbagliate. La nota sbagliata può esserci in base a quello che tu suoni dopo un'ipotetica nota sbagliata. Non ci sono note sbagliate, ci sono colori. Tu puoi prendere ad esempio un pedale con una nota, che ne so, pedale di re, e tu su quel re puoi suonare frasi che richiamano un accordo maggiore o che lo richiamano minore o che lo richiamano di settima o major 7 diminuito, come vuoi, ma la stessa cosa la puoi fare anche quando c'è un accordo. Nessuno ti impedisce su quell'accordo di pensare un altro accordo. Suona, vedi che sonorità ci esce fuori. Non è sbagliato questo concetto che dobbiamo suonare solo il giro tonale, se no è sbagliato. Prova. Se suona bene l'orecchio lo accetta. A volte delle note ipoteticamente sbagliate, dipende come le fai. Se ti fermi su una nota troppo forte magari crei delle cose sgradevoli, però questo per dirti che potenzialmente i 12 semitoni, e concludiamo con questa piccola parentesi diciamo didattica, l'ottava musicale ha 12 semitoni e data una tonalità potenzialmente possono funzionare tutti e 12. Non c'è una nota più giusta o una più sbagliata, dipende. Ad esempio c'è il famoso tritono, facciamo Do major 7, questo fa diesis, tritono, potenzialmente può sembrare una nota sbagliata, invece ha un colore bellissimo, il colore lidio, tra l'altro crea anche l'accordo major 7, undicesima diesis, quindi non esistono note sbagliate. Allora vediamo un po', poi questi discorsi qua li riprendiamo in altri video, però mettiti su qualunque base e non abbi paura di osare, di pensare che stai sbagliando nota, ovviamente non a caso. Io consiglio ad esempio di lavorare tanto con gli intervalli, crea dei percorsi cromatici attraverso gli intervalli, stai fraseggiando con la scala cromatica senza pensarci, senza sapere la diteggiatura della scala cromatica, perché vedi che ci sono degli scalini attraverso gli intervalli e trova delle configurazioni per fare delle frasi che funzionano su delle cose che vuoi suonare, poi le registri, le riascolti e cerchi di vedere cosa cambieresti. Anch'io riascolterò questa diretta, riascolterò le cose che ho suonato e penserò che qui potrei fare questo, qui cambio questo, qua cambio quest'altro. È importante, se non lo fai bisogna mettersi in gioco senza aver paura che si stanno facendo cose sbagliate. L'unica cosa sbagliata è suonare senza passione, ma questo lo diceva anche Beethoven. Beethoven diceva che suonare note sbagliate può essere anche perdonabile, sbagliate tra virgolette, ma suonare senza passione no. Allora, Angelo dice, allora, intanto tranquillo, dice che piacere, tranquillo MMM, vabbè, insomma è il tuo nickname, che piacere trovarti in diretta e ascoltarti, grazie a te, grazie. Poi c'è Angelo, buonasera, purtroppo arrivo in ritardo. Cosa ne pensi della Sire H7? Non l'ho mai provata, la conosco, ho visto qualche video, ma non la conosco. Ola Ibanez,
pur essendo un principiante consigliato dal maestro, ne sono molto soddisfatto. Infatti Angelo è uno dei miei iscritti YouTube che ha deciso poi di fare anche un percorso di lezioni con me, e gli è piaciuta sta Ibanez che io utilizzo nei video, che uso anche nelle lezioni. Mi ha chiesto anche lui sinceramente dei consigli, gli ho dato una serie di alternative, poi lui se le ha provate in negozio e ha fatto la sua scelta. Allora, l'Ibanez mi sembra più pastosa al manico, ma devo dire che mi ha sempre convinto anche nei tuoi video. Sarebbe bello un confronto tra pick up al ponte con suoni crunch. A orecchio sceglierei D'Angelico. La D'Angelico è più bella sia esteticamente, secondo me, è più bella come componenti, ha dei componenti superiori, ma infatti costa il doppio la D'Angelico rispetto alla Ibanez. Questa è la D'Angelico XL, quindi è la top di gamma di D'Angelico, perché D'Angelico ha 3 fasce: la fascia Premier, poi la fascia Deluxe, che è la via di mezzo, e la fascia XL. Le Deluxe sono già chitarre professionali, nel senso non gli manca nulla, ma anche le Premier. Io ho provato le Premier in più di un negozio e sono fatte bene, hanno le meccaniche che non sono le Grover migliori, hanno quelle diciamo meno pregiate. La costruzione non è come una XL che ha un motivo se costa il doppio, però anche le entry level, tra virgolette, che hanno magari più o meno lo stesso prezzo di questa Ibanez. C'è un mio amico che ha una D'Angelico, la Brighton, che è una solid body, molto bella. Lui ha la Deluxe, magari lo inviterò qualche volta qui sul canale, faremo un video con 2 D'Angelico. E se non mi ricordo male, la sua ha i Seymour Duncan, ma credo non siano lo stesso modello di questi. Sono sempre Seymour Duncan, humbucker, splittabili, ma mi pare che questi siano un altro modello. Le meccaniche queste sembrano simili, ma queste sono le Grover, quelle più pregiate, però anche le Deluxe sono delle ottime chitarre. Le D'Angelico fascia Deluxe sono veramente belle. Questa anche a livello di uscita del pick up ha qualcosa che a me piace di più, soprattutto chiudendo il tono è più incisivo. Questa è anche una chitarra leggermente più grande, il corpo è leggermente più grande rispetto alla M93, per quello che può influire l'1% forse del suono, ma è una questione di componentistica, di come suona la chitarra e del volume di uscita di questi pick-up humbucker, che hanno un volume di uscita alto, ma non è, come dire, troppo duro. Quindi si può notare anche riascoltando che il suono al manico di questa D'Angelico, chiudendo il tono, è sicuramente più presente rispetto a quello della Ibanez. La Guild invece la sfrutterei per altri suoni, come abbiamo visto prima, un suono più legnoso, ha una personalità. La Guild veramente è una chitarra che mi fa divertire. Vediamo altri messaggi. Comunque, se il marchio Ibanez nelle semiacustiche è sinonimo di qualità costruttiva, ho sempre provato chitarre molto ben costruite e con manici molto comodi. La prossima volta proverò una D'Angelico, te lo consiglio vivamente. E la Ibanez ha costruito chitarre per George Benson, per Pat Metheny, cioè ci sono chitarre Ibanez, ma a me piace tanto come marchio, anche questa che alla fine non è una chitarra diciamo stellare come prezzo, come componentistica, ma è una chitarra alla quale non manca niente, è una chitarra che ha degli ottimi pick up, suona bene, ha una buona elettronica, mantiene il settaggio. E l'unica cosa che cambierei, metterei delle meccaniche migliori, ma non è una cosa che finora ho sentito l'esigenza di fare. È una cosa che ho detto, sai, queste meccaniche le cambierei, ma non è una cosa che ho ritenuto essenziale fare. Qui, inutile dirlo, insomma, ci sono le Grover, quindi il meglio del meglio delle meccaniche. Quindi Ibanez è assolutamente un ottimo marchio. C'è stato un periodo che ero tentato, secondo me prima o poi la prenderò, la George Benson, la Ibanez, la LGB30, è diciamo una sorta di
è un po' stile S175, è una hollow body, quindi una chitarra con la cassa completamente vuota. Il suono di George Benson è quello. George Benson ha suonato una vita con pick up al massimo, toni al massimo, jack, twin reverb, stop. Poi tutto mani, frasi che quando inizi a suonare possono mettere da parte la chitarra tutti, perché come George Benson non suona nessuno come George Benson. George Benson suona come George Benson, come ognuno suona come se stesso, però George Benson è un esempio proprio di istintività pura, nel senso non è un grande studioso lui. Io credo che lui non sia uno che abbia studiato tanto, è uno che è molto, molto vero, genuino sulla chitarra, seppur ha un grande orecchio, una grande ricchezza conosce molta musica, quindi riesce a portarla sulla chitarra perché è un grande cantante. C'è un'intervista interessante di Rick Beato che l'ha intervistato tempo fa, e vediamo, ci sono altri messaggi. Allora: hai mai provato le Eastman? Ho un mio amico che suona swing, l'ho provato e devo dire che mi sono trovato molto bene. Allora, le Eastman non l'ho mai provate, però le conosco, nel senso le ho tenute d'occhio un bel po' di tempo, sono delle ottime chitarre. Non mi ricordo se in qualche occasione qualcuno ce l'aveva e forse l'ho provate, perché di chitarre ne ho provate veramente tante, ma la Eastman mi pare di non averla mai provata, ma le conosco, sono delle ottime chitarre. Come sono delle ottime chitarre di altissimo livello, ora alla Eastman sto associando, non so perché, le Heritage. Le Heritage sono pure un ottimo marchio. Forse mi sta venendo in mente questa cosa perché è probabile che dopo qualche concerto abbiamo provato, suonato chitarre, quindi abbiamo parlato di Eastman, di Heritage, quindi nella mia testa può esserci questa associazione tra questi due nomi. Comunque no, non ho mai provato una Eastman, ma sono delle ottime chitarre. Ma diciamo che ormai gli standard costruttivi, con questo concludiamo, gli standard costruttivi ormai ti garantiscono, con una spesa non troppo alta, un'ottima qualità. Cosa che fino a qualche decennio fa non era possibile, perché se compravi una chitarra economica era una ciofeca, una cosa che non suonava bene. Poi ci sono le chitarre vintage di certi periodi che utilizzavano quel legno, quel tipo di cura nella costruzione artigianale, tutte cose molto romantiche. Io direi che dobbiamo valutare il singolo pezzo. Potresti avere una chitarra vintage che suona benissimo, che magari ha delle sfumature, che ha solo quel pezzo lì, che è tenuta bene e quant'altro, come potresti incappare in pezzi vintage che sono proprio vintage nel vero senso della parola, che si portano un sacco di problemi dietro. Quindi il discorso sicuramente di collezionismo di chitarre ben venga, ci mancherebbe altro. Come resa sonora non saprei, non vedrei il discorso del vintage o della blasone come il fatto che sia automaticamente qualcosa di qualità, perché qui siamo davanti, questo è uno dei tanti strumenti che con una spesa tra i 1.000 e i 2.000 euro ti danno una qualità assolutamente professionale. Infatti in molti concerti dove vedi chitarristi professionisti, turnisti sulla Rai, in televisione, nelle grandi tournée, prova a fare questa statistica e vedere quante volte vedi una chitarra vintage o quante volte vedi una chitarra di costruzione più moderna. Prova a fare sta cosa, poi ti darai una risposta. Allora, quello che dicevi riguardo la passione e il faticare è giusto. In passato un insegnante mi riprese proprio su questo, ero un po' scocciato, ma alla fine ho dovuto abbozzare e chinare il capo. Allora, sì, però deve essere una fatica piacevole, cioè nel senso
dobbiamo un po' capire quello che ci piace, quelle che sono le nostre inclinazioni. Già la musica è una nicchia. Qual è la nicchia all'interno della nicchia musica che ci piace? E approfondiamo bene quella cosa. Quindi andare a capire, per suonare questa nicchia, cioè per suonare jazz, il jazz è più difficile di altri generi, però non è che perché sia più difficile vuol dire che chi suona jazz è un musicista superiore, però fa una cosa più difficile. Come in questi giorni nello stretto di Messina c'è stato l'avrete visto se cercate, c'è stato uno che ha tentato un'impresa incredibile di passare lo stretto, ce l'ha fatta, è caduto alla fine pochi metri, però comunque ha fatto tutto lo stretto, quasi 3 chilometri, è caduto negli ultimi metri, cioè camminando su un filo di pochi millimetri, non so se mi spiego, ok? È più difficile fare una roba del genere o farsi una corsetta, è più difficile quello, però ovviamente non è che quello è migliore di chi si fa la corsetta, quindi spero che il paragone sia comprensibile cioè spero di essermi spiegato, più che altro spero di essere stato comprensibile io. Cioè suonare jazz è più difficile, quindi se uno vuole suonare jazz deve capire, ok, per suonare cosa mi serve? Ci sono questi accordi, ci sono queste progressioni armoniche, mi serve sapere queste nozioni teoriche, che il linguaggio ritmico soprattutto, perché è tutto lì, poi la ritmica, le melodie sono fatte di ritmo, quindi che ritmo c'è in questo genere, che poi i linguaggi sono fatti principalmente di ritmo, cioè nel jazz ci sono un sacco di concetti armonici che risalgono ai tempi del barocco, quindi le note, le scale, diciamo l'ingrediente melodico è molto simile, con qualche cromatismo in più, anche se comunque Bach ha fatto delle composizioni anche cromatiche. Però poi quello che fa la differenza è il ritmo, quindi cosa mi serve per suonare questo genere? Studiare tutte queste cose. Se uno non studia queste cose non ce la puoi fare a suonare quella cosa che ti piace. Quindi questo è il discorso, c'è una fatica piacevole perché pensi che riuscirai a fare una cosa che ti piace. Se invece è una fatica che fai perché te l'hanno imposta e quella cosa non ti piace, non ce la farai perché è una cosa che non ti piace. Quindi dobbiamo fare quello che ci piace, scegliere quello che ci piace, approfondire quello, capire insomma quello che ci fa prendere lo strumento in mano con piacere, anche se ci stiamo 2 ore lì. Non deve essere una cosa frustrante, perché comunque suonare è difficile, suonare poi robe difficili. Io prima ho suonato su una cosa abbastanza complessa, che c'è il brano di Wayne Shorter, sono cose molto impegnative, però mi piace perché poi ti riascolti, ci sono sicuramente cose, se uno impara a essere autocritico, questo è il discorso di fare i ridatti di se stessi, ti riascolti e vedi un po' quali passaggi potresti fare meglio, soprattutto a livello ritmico. Le melodie passano in secondo piano, sono importanti anche le note che fai, ma quello che fa la differenza è il ritmo. Quindi dove potevi fare il ritmo diversamente, quali note potevi far cadere in un certo modo, quindi questo è quello che fa la differenza. Perciò mi piace, anche qui in diretta, non so chi è che suona sta roba qua in diretta, perché sono difficili, e se esce qualcosa che poteva essere fatta meglio, chi se ne frega, capito? Cioè, per imparare, se non entri in questa logica qua, stai sempre con la paura di non riuscire a buttarti diciamo a suonare, e resterai sempre in quella zona di comfort di suonare le cose a memoria o le cose a pattern o la cosa dentro la pentatonica che suona sempre giusta. Poi il fatto di suonare giusta non significa star facendo un solo, cioè tra fare un solo anche con la pentatonica e suonare la pentatonica c'è di mezzo il mare. Quindi questo è il discorso, se non ci si butta si resta sempre nel dover sapere la cosa suonata poi a pappagallo, a memoria, che va bene, sì, però la libertà di riuscire a parlare la musica liberamente, imparando gradualmente, insomma, ma ci puoi passare solo mettendoti lì e sbagliando. E poi non è detto che tutto ciò che considera errore sia errore, quindi ricordati questa cosa, perché all'interno di una progressione melodica puoi trovare sempre
un sacco di logiche che si incastrano nelle note che hai fatto, quindi quello a cui io do più importanza è il ritmo, ma non solo io. Questo è un po' il cardine della musica, quello che ci insegnano i grandi maestri. Quello che è più importante è la ritmica. Cosa ci inserisci poi dentro la ritmica? Comunque una diretta lunghissima, quasi 2 ore, forse non ho mai fatto una diretta così lunga, quindi io vi ringrazio di essere stati qua, ringrazio anche quelli che guarderanno la diretta, diciamo, in differita, e vi aspetto in prossimi video.